Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF gratuito nella descrizione. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Amy, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Tom, oggi voglio parlare di come iniziare a conversare con gli amici. Ti piace parlare con i tuoi amici? Sì, mi piace. Mi piace chiacchierare con i miei amici. Ma a volte mi sento timido o non so cosa dire. Capisco, a volte è difficile avviare una conversazione. Ho alcune idee su come iniziare a parlare con gli amici. Vuoi sentirle? Sì, per favore. Vorrei sapere di più su come iniziare conversazioni. Ottimo! Un modo per avviare una conversazione è dire ciao e fare una semplice domanda. Per esempio, puoi dire ciao, come stai? È facile. Spesso dico ciao ai miei amici. Esatto, questo è il primo passo. Dopo il ciao, puoi chiedere com'è andata la loro giornata. Puoi dire come è andata la tua giornata? O hai avuto una buona giornata? Mi piace. Chiedere della giornata fa capire che ci tieni. Esattamente. Quando chiedi della loro giornata, dai loro l'opportunità di parlare. Puoi anche condividere un po' della tua giornata. Per esempio, puoi dire: Ho avuto una giornata intensa al lavoro o sono andato al parco. È una buona idea. Condividere un po' rende la conversazione più lunga. Sì, aiuta a mantenere viva la conversazione. Un altro modo per iniziare è parlare di qualcosa che piace a entrambi. Puoi chiedere: Hai visto il nuovo film? O hai letto quel libro? Mi piace parlare di film e libri. È facile condividere opinioni. Giusto. Quando chiedi di film o libri, il tuo amico può esprimere il suo pensiero. Questo rende la conversazione divertente. A volte non so cosa dire dopo, temo di rimanere senza parole. È una preoccupazione comune. Un modo per evitarlo è fare domande aperte. Le domande aperte richiedono più di una risposta a sì o no. Ad esempio, puoi chiedere: Cosa ti è piaciuto del film? Invece di Ti è piaciuto il film? Capisco. Le domande aperte aiutano il mio amico a spiegare di più. Rende la conversazione interessante. Sì, e puoi anche ascoltare attentamente e fare ulteriori domande. Per esempio, se il tuo amico dice: Mi è piaciuto il film perché era divertente, puoi chiedere: Qual è stata la tua parte divertente preferita? È un buon modo per continuare a parlare. Proverò a fare domande aperte la prossima volta. Ottimo! Un altro modo per iniziare a parlare con gli amici è parlare dei tuoi hobby. Puoi dire: Mi piace giocare a calcio. Anche tu giochi a calcio? Oppure mi piace dipingere. Quali hobby hai? Mi piace parlare di hobby. Mi piace giocare ai videogiochi e andare in bicicletta. È bello. Quando condividi i tuoi hobby, puoi conoscere meglio l'altro. Puoi anche pianificare di fare qualcosa insieme, come giocare a un gioco o andare in bicicletta. Sì, mi piacerebbe. Parlare di hobby mi fa sentire felice e rilassato. Tom, usi mai i social media per parlare con i tuoi amici? Sì, li uso. Utilizzo messaggi di testo e social media per chiacchierare con i miei amici. I social media sono un buon modo per rimanere in contatto. Puoi inviare un messaggio come: Ciao, come stai? O Cosa fai oggi?
Spesso invio un messaggio al mattino per dire ciao. È un modo semplice per iniziare una conversazione. Esatto. Anche un messaggio breve può far sorridere il tuo amico e avviare una chiacchierata in seguito. Mi piace usare i social media, ma mi piacciono anche le conversazioni faccia a faccia. Sembra più personale. Sì, le conversazioni di persona sono molto belle. Quando vedi il tuo amico di persona, puoi sorridere, usare il linguaggio del corpo e parlare chiaramente. Sono d'accordo. Mi sento più a mio agio quando parlo con i miei amici di persona. Tom, a volte è difficile iniziare una conversazione quando incontri qualcuno di nuovo. Hai qualche consiglio al riguardo? Sì, quando incontro una persona nuova, dico: ciao, mi chiamo Tom. Qual è il tuo nome? È un buon inizio. Puoi anche fare domande semplici come da dove vieni? O cosa ti piace fare? Giusto. Mi piace chiedere: ti piacciono gli sport? O qual è il tuo cibo preferito? Quelle domande sono facili e amichevoli. Aiutano a conoscere meglio l'altra persona. Sì, e quando faccio una domanda, cerco di sorridere e parlare lentamente. Fa sentire a proprio agio la persona nuova. Sorridere e parlare lentamente sono molto importanti. Mostrano che sei amichevole e che ci tieni. Ricorderò questo quando incontrerò persone nuove. Grazie per i consigli, Amy. Prego, Tom. Sono felice di condividere le mie idee con te. Mi sento più sicuro nell'iniziare conversazioni ora. Proverò a usare domande aperte e a parlare di hobby. È fantastico sentirlo. Ricorda, la pratica ti rende migliore. Più parli con i tuoi amici, più facile diventa. Sì, eserciterò ogni giorno. Dirò ciao e farò domande. Condividerò anche un po' della mia giornata. Esatto. Ogni piccola conversazione ti aiuta a migliorare. Anche una breve chiacchierata alla fermata dell'autobus o in classe è una buona pratica. Proverò a parlare con i miei amici più spesso. Voglio essere un buon conversatore. Lo sei già, Tom. Devi solo continuare a praticare e a essere te stesso. Grazie, Amy. Ora mi sento più rilassato nel parlare con i miei amici. Sono felice di sentirlo. Ricorda, è normale essere timidi a volte. Tutti si sentono timidi a un certo punto. Sì, lo so. Non mi preoccuperò troppo se faccio un errore. Imparerò e riproverò. Questa è la giusta attitudine. Gli errori fanno parte dell'apprendimento. Ogni volta che parli, migliori un po'. Terrò a mente questo. Voglio godermi le mie conversazioni e non sentirmi stressato. Godersi la conversazione è molto importante. Quando ti rilassi e sei te stesso, la chiacchierata è più divertente. Amy, puoi darmi un esempio di una conversazione semplice? Voglio vedere come funziona. Certo, Tom. Ecco un esempio. Tu dici, ciao Sara, come stai? Sara risponde, sto bene, grazie. E tu? Poi chiedi, cosa hai fatto oggi? Sara dice, sono andata al parco. E tu rispondi, sono rimasto a casa e ho letto un libro. Questa è una conversazione breve e facile. Mi piace quell'esempio. È semplice e chiaro. Proverò a usare questo schema quando parlo con i miei amici. Sì, puoi usare questo schema in molte situazioni. Puoi cambiare le domande in base alla tua giornata. Per esempio, puoi chiedere del weekend, di un nuovo film o di un hobby. È una buona idea. Praticherò domande diverse. Voglio essere pronto per qualsiasi conversazione. Tom, hai amici che parlano inglese come seconda lingua?
Sì, ne ho. Alcuni dei miei amici stanno imparando l'inglese. Mi piace parlare con loro perché mi aiuta a esercitarmi anch'io. È meraviglioso. Quando parli con amici che stanno imparando l'inglese, potete aiutarvi a vicenda. Sì, spesso facciamo domande semplici e condividiamo le nostre attività quotidiane. Rende l'apprendimento divertente. Sono d'accordo. Parlare con gli amici è un ottimo modo per migliorare. Impari nuove parole e idee. Mi sento più sicuro quando parlo con i miei amici. So che saranno pazienti e gentili. È molto importante. Una conversazione amichevole rende l'apprendimento più facile e piacevole. Continuerò a parlare con i miei amici in inglese. Mi aiuta a praticare e rende la nostra amicizia più forte. Tom, a volte mi piace scrivere un breve messaggio prima di incontrare un amico. Lo fai anche tu? Sì, a volte invio un messaggio di testo. Dico, ciao, ci incontriamo al caffè alle 15. È un buon modo per organizzarsi. Un breve messaggio ti aiuta a confermare l'incontro e può avviare una conversazione. Sono d'accordo. Quando arrivo al caffè posso dire, ciao, ho ricevuto il tuo messaggio. Come stai? Esatto. Usare i messaggi e poi parlare di persona rende la conversazione più fluida. Continuerò a usare i messaggi per organizzare i miei incontri. Mi fa sentire organizzato. Essere organizzati è utile. Significa che sei pronto a parlare quando incontri il tuo amico. Sì, e mi piace. Rende la conversazione più rilassata. Tom, cosa ti piace di più nel parlare con i tuoi amici? Mi piace che sia un'opportunità per condividere la mia giornata. Mi piace anche sentire cosa hanno fatto i miei amici. Mi fa sentire connesso. La penso allo stesso modo. Parlare con gli amici è divertente e mi aiuta a imparare cose nuove. Sì, ogni conversazione è un'opportunità per imparare. Mi piace anche che possiamo parlare dei nostri hobby e pianificare attività insieme. È molto vero. Quando condividiamo i nostri hobby, possiamo pianificare di giocare a un gioco, guardare un film o fare una passeggiata. Mi sento sempre felice dopo una buona conversazione con i miei amici. Rende la mia giornata migliore. Concordo. Una chiacchierata amichevole può trasformare una giornata noiosa in una divertente. Ricorderò di esercitarmi a parlare con i miei amici ogni giorno. È utile per il mio italiano e per la mia felicità. Sì, praticare ogni giorno è la chiave. Anche un breve ciao o una semplice domanda possono fare una grande differenza. Grazie Amy. Oggi ho imparato molto su come iniziare a parlare con gli amici. Prego, Tom. Sono felice di condividere queste idee con te. Ricorda di usare parole semplici, fare domande aperte e condividere un po' di te stesso. Questo è il modo migliore per avviare una conversazione. Ricorderò questo. Mi sento più sicuro e pronto a esercitarmi. Sono sicura che farai benissimo. Continua a praticare e presto parlerai ancora più facilmente con i tuoi amici. Sì, eserciterò ogni giorno. Grazie per il tuo aiuto, Amy. Apprezzo i tuoi consigli su come iniziare conversazioni. Sei molto benvenuto, Tom. Sono sempre qui per aiutarti. Pratichiamo un po' di più. Puoi darmi un esempio di come inizierai una conversazione con un amico? Certo, dirò, ciao John, come stai oggi? Poi chiederò, cosa hai fatto questa mattina? È un buon inizio, Tom. Stai usando un saluto semplice e una domanda chiara. Sì, voglio mantenerlo semplice. Ascolterò la risposta di John e magari dirò, sono andato al mercato o ho letto un libro.
Perfetto. Condividere la tua attività rende la conversazione più interessante. Eserciterò questo tipo di conversazione ogni giorno. Mi aiuta a imparare e mi fa sentire bene. Sono felice di sentirlo. Ricorda, più pratichi, più diventa facile. Tom, vuoi provare un gioco di ruolo? Possiamo esercitarci in una conversazione ora. Sì, mi piacerebbe molto. Pratichiamo insieme. Ottimo. Io sarò la tua amica e tu puoi farmi domande. Pronto? Sono pronto. Ecco qua. Ciao Sara. Come stai oggi? Ciao Tom, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Cosa hai fatto oggi? Sono andata al parco e poi al caffè. E tu? Sono rimasto a casa e ho fatto un po' di lettura. Hai visto qualche amico al parco? Sì, ho incontrato Anna lì. Abbiamo parlato un po'. Sembra bello. Mi piace vedere i miei amici al parco. È un buon posto per rilassarsi. Sì, il parco è molto bello. A volte ci vado a giocare a calcio. Mi piace passeggiare nel parco e godermi l'aria fresca. Grazie, Sara. Ci vediamo presto. Grazie per aver praticato con me, Amy. Ora mi sento più sicuro. Hai fatto molto bene, Tom. Praticare in questo modo ti aiuta a imparare e a sentirti rilassato. Eserciterò più conversazioni. È divertente e facile quando usi parole semplici. Sì, e ricorda, ogni piccola chiacchierata è un'opportunità per migliorare. Sono felice che abbiamo parlato di come iniziare a conversare con gli amici oggi. Ho appreso molte nuove idee. Anch'io, Amy, userò queste idee nella mia vita quotidiana. Grazie per il tuo aiuto e per essere una buona amica. Prego, Tom. Sono sempre qui per supportarti. Incontriamoci di nuovo domani per praticare ancora l'italiano. Sì, mi piacerebbe molto. Praticherò i miei saluti e le mie domande stasera. È un buon piano. Non vedo l'ora della nostra prossima pratica. Buona giornata, Tom. Grazie, Amy. Buona giornata anche a te. Arrivederci. Arrivederci, Tom. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.